Ciao, sono Francesco Genovese. Oggi cuciniamo insieme delle penne con un ragù di seitan, un piatto vegetariano. Gli ingredienti per il nostro ragù di seitan sono ovviamente il seitan al naturale, per il soffritto la carota, la cipolla bianca e il sedano, abbiamo l'erba cipollina e il timo, dei pinoli, uva passa, dei piselli, concentrato di pomodoro e una melanzana, e le penne e il vino rosso. Inizio la preparazione del mio ragù di seitan. La preparazione del ragù di seitan è in maniera tradizionale, si parte con il classico soffritto di carote, cipolla bianca e sedano. Quindi inizio con la pulizia della carota. Ho deciso di preparare questo ragù di seitan perché la cucina vegetariana da qualche tempo ha fatto, irruzione nella mia cucina, in quanto da qualche anno mio figlio ha fatto questa scelta di eliminare dalla sua dieta le carni, soprattutto la carne rossa e la carne bianca. E ho scoperto che con una lavorazione adeguata, con un opportuno utilizzo di spezie, possiamo creare anche un ragù altrettanto gustoso, utilizzando non la carne ma il seitan. Un po' di sedano. E la cipolla. Io preferisco la cipolla bianca, però poi ciascuno, magari ha una preferenza diversa. Per me la cipolla bianca è quella meno invasiva. Penso che per la quantità che noi dobbiamo preparare oggi tutto questo vada bene. Ok, una padellina, devo iniziare il nostro soffritto. Olio d'oliva. Iniziamo anche a preparare il nostro seitan. Il seitan, scelgo questo seitan naturale che può essere più facilmente poi lavorato come noi preferiamo. Lo andiamo a tagliare a piccoli pezzetti. Ok, e questo sarà il nostro seitan che utilizzeremo qui per il nostro soffritto. Aumentiamo un po' la temperatura, carote, cipolle e sedano come base del soffritto e facciamo appassire. Nel frattempo possiamo anche portarci avanti nella preparazione della melanzana. Ok, io ho scelto una melanzana tonda perché la melanzana tonda la preferisco perché in genere ha un gusto meno amaro delle altre melanzane, però esistono 100 tipi di melanzane, per cui ciascuno di voi poi potrà eventualmente scegliere quella che ritiene più opportuna. Anche questa la taglio a tocchetti. Questa fra l'altro, almeno nella mia preparazione, non hai bisogno neanche di essere trattata prima per togliere l'amaro perché è una melanzana abbastanza dolce. Controlliamo il nostro soffritto. Perfetto. Allora, il nostro soffritto va avanti, l'olio per frittura. Accendiamo il fuoco. A questo punto possiamo anche cominciare a mettere il seitan tagliuzzato a pezzetti piccoli. Eccolo qua. Ovviamente sale, pepe, erba cipollina,
Possiamo sin da subito mettere nel nostro soffritto le erbe aromatiche, l'erba cipollina, un po' di timo. Diamo al seitan la possibilità di prendere un minimo di insaporirsi. Aggiungiamo quindi a questo punto dell'acqua e nell'acqua integriamo il concentrato di pomodoro e lo mescoliamo in maniera tale che si sciolga per bene. Quindi, come vedete, la preparazione di questo ragù equivale molto a un ragù tradizionale, soltanto che alla fine, diciamo, la sorpresa sarà quella di presentare un piatto che assolutamente non c'è la presenza della carne rossa. Ecco, perfetto, va bene così. Aggiungiamo gli ultimi 3 ingredienti del nostro ragù: i piselli, ok, i pinoli e dell'uva passa. Il nostro ragù sta andando. Allora, il nostro ragù dovrà cuocere 15-20 minuti, il tempo che si riduce proprio di liquido e che ci porti alla cottura definitiva. Nel frattempo abbiamo detto che dobbiamo friggere la melanzana, l'olio avrà raggiunto la temperatura, sì, proviamo, sì, perfetto. Un goccio di vino rosso nel nostro ragù. Piccolo riepilogo, il ragù è quasi in conclusione di cottura, le melanzane hanno raggiunto la giusta doratura, le mettiamo un attimo in carta assorbente così danno via l'olio in eccesso. Mi libero della padella con l'olio. Allora controlliamo la nostra acqua, sta andando, sta bollendo e mettiamo le nostre piccole pennette. Aggiungiamo un po' di sale nella cottura della pasta e aspettiamo la cottura della pasta e poi concluderemo il piatto amalgamando tutti gli ingredienti. La nostra pasta praticamente è cotta e allora adesso facciamo una semplice amalgamiamo tutti gli ingredienti. Il nostro ragù, le melanzane, facciamo passare un po' di fuoco. Per amalgamare usiamo eventualmente un po' di acqua di cottura, sicuramente. Regoliamo ancora un poco di sale, un po' di pepe e impiattiamo. Sembra che siamo a buon punto. Ecco qua, ricaviamo i nostri pezzi di seitan. Ok. E completiamo il tutto Amici, il mio piatto di penne con ragù di seitan è pronto. Buon appetito! Oggi preparerò... Vabbè, a questo punto potete stare a guardare. Poi la pentola, se la guardi, non bolle. Come?